dei settori nei quali notiamo uomini tutti scamiciati, mentre in altri settori vi sono anche signore eleganti con abiti scollati. Ecco, notate ora al centro del teleschermo il principe Ranieri di Monaco. Intanto sono giunti ai bordi del quadrato i due protagonisti della seconda semifinale dei pesi welter. Ecco di spalle l'italiano Nino Benvenuti, il suo avversario è l'inglese Jim Lloyd. Nino Benvenuti è nato a Isola d'Istria 22 anni fa, è alto 1,78 m ed è il più alto della categoria dei pesi welter qui alle Olimpiadi, dopo Laufscher e lo jugoslavo Kelava, ambedue alti 1,79 m. Pesa 66,900. È campione europeo dei pesi welter pesanti e nell'ordine ha battuto il francese Josselin, il coreano Kim e il bulgaro Mitsev. Ora è inquadrato sul teleschermo l'inglese Jim Lloyd. Jim Lloyd è nato a Liverpool 21 anni fa, attualmente è militare, di professione è meccanico specializzato in riparazione di macchine da cucire. Pesa 66,200 e ha battuto nell'ordine sudafricano Faragalla, il romeno Neagu per KO alla seconda ripresa e lo statunitense Baldwin, ma il verdetto di quest'ultimo incontro fu sonoramente disapprovato. Dicono di lui che sia un bravo pattinatore, porta gli occhiali nella vita privata e il fratello maggiore è stato campione di pugilato nella categoria dei pesi medi dell'esercito inglese. Ha disputato sinora 108 incontri, vincendone 92, dei quali 41 per KO. Ha avuto inizio in quest'istante la prima ripresa. Benvenuti porta il numero 147, in maglia bianca col numero 107 l'inglese Lloyd. L'arbitro ha ammonito Lloyd che ha colpito con l'avambraccio. Molto efficace, un destro alla bocca dello stomaco di Benvenuti. Benvenuti ha incominciato ad azionare a stantuffo il suo allungo di sinistro. Una testata di Lloyd a Benvenuti, l'arbitro ha richiamato ambedue i pugili per trattenute. Tre allunghi consecutivi di sinistro di Benvenuti, tutti a bersaglio, e poi un corto e secco crochet destro alla mascella. Benvenuti continua a tenere a bada l'avversario con il jab di sinistro. Ancora un crochet destro. Cerca l'inglese di rubare il tempo all'azzurro, il tempo e la misura, ma fino a questo momento non vi è riuscito. Sinistro di Benvenuti che sino a questo momento ha dominato la situazione. Notate come Lloyd cerchi continuamente il sistema per entrare nella guardia di Benvenuti, senza peraltro riuscirvi.
Bel crochet sinistro di Benvenuti dopo che l'uppercut di destro era finito a vuoto. È terminata la prima ripresa che ha rappresentato un monologo tattico e tecnico del nostro pugile. Benvenuti, azionando il jab lungo di sinistro, ha tenuto a freno il suo avversario, che vedete ora inquadrato sul teleschermo. Lloyd, che è un buon picchiatore, quindi un avversario pericoloso, ha cercato 2 o 3 volte di rubare la misura a Benvenuti per impostare il combattimento sulla corta distanza, ma non vi è riuscito. Vi avevo detto poc'anzi che Lloyd ha disputato 108 combattimenti, vincendone 92, 41 dei quali prima del limite. Benvenuti ne ha disputati 109, vincendoli tutti. Questa sera Nino Benvenuti disputa quindi il suo 110° incontro. Seconda ripresa. Ancora un sinistro alla mascella. L'arbitro ha richiamato ambedue i pugili e ha invitato Lloyd a boxare con la testa più alta. Un pugile che ha disputato 108 combattimenti come Lloyd dovrebbe essere dotato di una notevole esperienza, eppure l'inglese ancora non è riuscito a trovare la giusta misura per controbattere l'azione di Benvenuti. Ancora un richiamo per ambedue i pugili, l'arbitro li invita a non legare in corpo a corpo. Fischi da parte del pubblico, disapprovazioni perché Lloyd fuori tempo ha attaccato a testa bassa. Ancora un crochet di sinistro di Benvenuti. Tentativo di crochet destro da parte di Lloyd non riuscito. Da parte di Lloyd poi c'è stato un sinistro basso sotto la cintura. All'uscita dal corpo a corpo è andato a segno un 1-2 di Benvenuti al viso del rivale, il quale è visibilmente irretito dalla box dell'azzurro, che gli impedisce, ripeto, col suo allungo di sinistro di svolgere le trame preferite. Lloyd ha attaccato con la testa bassa, dal canto suo Benvenuti si è appoggiato su Lloyd. Ancora un bellissimo crochet di sinistro alla tempia, crochet di Benvenuti alla tempia di Lloyd. La seconda ripresa ha proseguito sulla falsariga della prima, il ritmo è leggermente calato, ma Benvenuti continua a dominare la situazione. Lloyd ha fatto di tutto per imbrigliare il gioco di Benvenuti, ma non vi è riuscito. Irretito dalla precisione, dallo stile e dalla freddezza del nostro rappresentante, Lloyd ha cercato di attaccare persino a testa bassa per disorientare Benvenuti, che vedete ora inquadrato sul teleschermo, ma a nulla hanno approdato i suoi tentativi.
Ora è inquadrato sul teleschermo l'inglese Jim Lloyd. Terza ed ultima ripresa. Ha attaccato da Chitto con un crochet sinistro Lloyd, che Benvenuti ha assorbito. Benvenuti poi ha risposto con due sinistri, uno sulla bocca e uno alla mascella. Tenta il forcing Lloyd in maniera piuttosto scorretta. Questo crochet sinistro è stato parato. Ancora un richiamo dell'arbitro perché Lloyd ha colpito basso. Notate con quale eleganza e sicurezza Benvenuti schiva le sventole di sinistro di Lloyd. Il destro alla mascella di Benvenuti che Lloyd ha visibilmente accusato. L'arbitro invita nuovamente Lloyd a boxare con la testa più alta. Uscita dal corpo a corpo, ancora un crochet sinistro di Benvenuti alla mascella di Lloyd. Ha colpito di striscio. Il nostro rappresentante è stato colpito di striscio da questo sinistro di Lloyd. Il pubblico ora, sicuro del successo del nostro rappresentante, scandisce il suo nome a gran voce. Lloyd è ora visibilmente scosso dai continui diretti sinistri di Benvenuti. Uppercut di destro di Benvenuti che però non ha raggiunto il bersaglio. Ecco, è suonato ora il gong, è terminato l'incontro. Magnifico è stato questo finale della ripresa di Nino Benvenuti, che come vi ho detto ha sostenuto questa sera il suo 110° incontro. La box precisa, lineare di Benvenuti ha dominato quella più irruenta, forse più potente ma meno intelligente dell'inglese che vedete ora inquadrato sul teleschermo. Jim Lloyd ha terminato l'incontro piuttosto provato. Notate invece Benvenuti quanto sia fresco nel suo angolo. Benvenuti è un pugile che sa distribuire molto saggiamente le sue energie, è il classico pugile da torneo, cioè è il boxer che in una sera prende al massimo 10 pugni e la sera successiva è quindi pronto per combattere, mentre altri pugili forse più spettacolari di lui vincono per knockout ma non riescono ad assorbire i colpi presi e nella serata successiva finiscono poi per incappare in qualche brutta lezione. Ora l'arbitro del combattimento, il
Il polacco Neuding ha invitato i due pugili al centro del ring, l'arbitro alla sua sinistra Benvenuti e alla sua destra Lloyd. Il vincitore di questo combattimento incontrerà in finale il sovietico Radoniak. Attenzione! Il combattimento è stato vinto da Benvenuti. Vince Benvenuti. Nino Benvenuti è perciò il quinto italiano che entra in finale. All'angolo play. Ora siamo alla categoria dei pesi welter al limite di 67 kg. In questa categoria vedete impegnato Nino Benvenuti, il pugile forse dotato di maggior classe della squadra italiana. Avversario di Benvenuti è il sovietico Radoniak. In precedenza, nella categoria dei welter leggeri, il cecoslovacco Nemecek aveva superato il rappresentante del Ghana Quarti. Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Il sovietico, come del resto tutti i suoi connazionali, ha un'impostazione un po' rigida, quasi rigorosa. Benvenuti non ha perduto tempo, è passato subito all'offensiva ed ha colpito con un destro che ha costretto il sovietico alle corde. Si tratta ancora di schermaglie iniziali. Che tuttavia hanno messo in evidenza già la sicurezza con cui combatte Benvenuti. Notato adesso un destro che il Radoniak ha bloccato parzialmente con uno spostamento laterale del tronco. Un invito dell'arbitro l'inglese Egger rivolto a Benvenuti che talvolta tiene l'avversario. Ancora una serie di sinistri portati con precisione e che raggiungono il volto di Radoniak. Doppiato benissimo il destro da parte di Benvenuti, che combatte con molta calma, con assoluta tranquillità. Bellissimo questo montante di sinistro, doppiato ripetutamente. Anche nel gioco a corta distanza noterete la maggiore aggressività e soprattutto maggiore padronanza di Nino Benvenuti, che ha colpito ora col sinistro gancio e col destro. Ancora un gancio, questa volta appoggiato e che ha spostato letteralmente l'avversario. Bellissimo questo destro. Benvenuti stasera è particolarmente brillante, non è apatico come di solito, dimostra di esserlo nelle prime riprese. Bellissimo questo sinistro di incontro su iniziativa del sovietico, che pescato al mento è crollato e l'arbitro ora ha iniziato il conteggio. Sta per scadere la prima ripresa. Ecco infatti Benvenuti che si avvia al suo angolo acclamato dal pubblico, pare tranquillissimo, sicuro di sé e in effetti questa prima ripresa gli ha dato ragione. Nino Benvenuti è apparso il pugile dotato di maggiore autorità, è salito sul quadrato con la ferma intenzione di dire che sul ring comanda lui e in effetti lo ha dimostrato. Radoniak appare inesperto, è un po' giovane, avete visto? Ha offerto un bersaglio troppo facile a un pugile esperto come Benvenuti. Si è lanciato in avanti, ha aperto la guardia, nella quale Benvenuti ha trovato lo spiraglio buono per piazzare il suo sinistro d'incontro, che ha messo al tappeto il sovietico.
Second round. Ora Radonik si è fatto più aggressivo, tenta di recuperare il terreno, ma ora è stato colpito da un uppercut a mento preciso in uscita dal corpo a corpo. È chiaro che Benvenuti supera l'avversario in tutti i temi, è più vario, più brillante e dispone di una tecnica più raffinata. Ora l'ha colpito con il sinistro e bisogna dire che Radonik incassa molto bene. Ora questa volta però Benvenuti è andato a vuoto, su una schivata non è riuscito a rientrare prontamente. Ogni qualvolta il sovietico avanza, Nino Benvenuti lo ferma con dei colpi precisi d'incontro, messi in diretto e in gancio. E quando l'avversario si piega in avanti, replica con i montanti. Il sovietico ora ha provveduto a bloccare con il guantone, ma ora il sinistro è giunto a segno. Noterete l'abilità con la quale Nino Benvenuti frena l'incalzare dell'avversario, con degli accorti passettini indietro, poi prontamente rientra e colpisce al volto. Anche in questa fase si è notato quanto abbiamo detto. Ancora un destro preciso, un montante sinistro. Avrete notato come Benvenuti anticipa sempre l'avversario, quando vede che sta per partire lo anticipa con il sinistro e quindi lo blocca sul partire, sul nascere dell'offensiva. Fine della seconda ripresa, una seconda ripresa che ha detto eloquentemente quale divario di classe esista tra il nostro rappresentante e il sovietico. Nino Benvenuti, possiamo dirlo, è uno dei migliori pugili visto in questo torneo. Talvolta gli si può rimproverare una certa apatia, non sempre si lascia andare al temperamento. È un pugile freddo, ragionatore, ma quando colpisce, colpisce preciso e con varietà di colpi. Il sovietico Radonik è un pugile generoso, ma non ha risorse a sua disposizione. Contro Benvenuti è superato in velocità, in allungo e anche in fantasia. Cerca disperatamente di portare un colpo duro che possa in qualche modo sovvertire l'andamento di questo incontro, già indirizzato sui binari di una superiorità pressoché incontrastata da parte di Benvenuti. Dopo il knockdown inferto al sovietico nel corso della prima ripresa, questa seconda ripresa ha visto sempre la superiorità di Benvenuti, che ha colpito con maggiore efficacia e ha portato un numero ragguardevole di colpi di ottima fattura. Non sempre Benvenuti però riesce a mantenere lo stesso ritmo nel corso delle tre riprese e questo è uno dei pochi nei del pugile triestino.
notiamo nel corso di questa terza ripresa frequenti corpo a corpo. Ciò si giustifica con il fatto che il russo necessariamente deve attaccare perché si trova in netto svantaggio e d'altra parte, come abbiamo detto, Benvenuti non sempre riesce a mantenere la freschezza per tutte e tre le riprese, non ha quindi l'energia sufficiente per muoversi sulle gambe come era riuscito a fare inizialmente, è costretto quindi ad accettare talvolta il corpo a colpo, ma naturalmente non vuole mettersi sul piano degli scambi ordinati e quindi preferisce a volte tenere l'avversario facendo ricorso anche un po' al mestiere, che del resto fa parte del bagaglio di ogni pugile intelligente. Ora è un po' meno preciso, Benvenuti non sempre riesce a centrare l'avversario quando gli si para innanzi. Ora però ha messo a segno un bel sinistro, un gancio. Da notare il ritorno del sovietico, il quale per la verità attacca però senza prepararsi l'iniziativa. Attacca soltanto con la forza della volontà e cerca di colpire di prima intenzione. Non tenta cioè di preparare il colpo, ora è stato preso letteralmente d'infilata da colpi secchi e portati diritti da parte di Benvenuti. Un po' meno brillante, meno piacevole in questa fase è il nostro rappresentante, ma bisogna pur dire che nel corso delle prime due riprese ha boxato molto bene, ha colpito anche ripetutamente e non ha certamente più le energie iniziali. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radomiak a non tenere la multa di Benvenuti. In questo momento finito l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti, che ha finito non troppo brillantemente ma che in realtà ha disputato un gran match. Il suo avversario non ha avuto alcuna possibilità di contrastargli il passo, è stato superato come abbiamo detto già in precedenza in tutti i temi, in velocità, in scaltrezza, in potenza, e Nino Benvenuti così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Dopo quella di De Piccoli e l'altra di Musso viene ad aggiungersi questa di Benvenuti. Non è certo una sorpresa perché Benvenuti era stato indicato come uno dei favoriti, era il numero uno della formazione italiana e quindi il triestino ha confermato il pronostico. Ha confermato così la vitalità del pugilato italiano che ha colto in questa Olimpiade un'affermazione addirittura clamorosa. Si voleva infatti che solo Benvenuti potesse conquistare una medaglia d'oro, invece altri pugili sono riusciti nel stesso compito e altri pugili si sono piazzati onorevolmente. Benvenuti così non ha mancato l'appuntamento con la vittoria. Dopo aver conquistato 2 titoli europei, ha conquistato anche il titolo olimpico nella categoria dei welter. Come ricorderete, Benvenuti aveva vinto i titoli europei nella categoria dei welter pesanti. È sceso di peso, ha mantenuto la stessa mobilità e ha anche aumentato un po' la potenza. Si è trattato di un torneo molto duro perché sulla sua strada Benvenuti ha trovato avversari molto agguerriti. Particolarmente difficile è stato l'incontro di semifinale con l'inglese Lloyd, che aveva vinto per ben 2 volte per knockout, ma anche contro Lloyd nostro Benvenuti ha messo in luce la sua scaltrezza, la sua grande esperienza e mai l'inglese ha avuto la possibilità di colpirlo con efficacia. Ora assisteremo alla premiazione che assegna la medaglia d'oro a Benvenuti, la medaglia d'argento al sovietico Radomiak e altre 2 medaglie di bronzo al polacco Drogos, battuto da Radomiak in semifinale, e all'inglese Lloyd, battuto dal nostro Benvenuti sempre nell'altra semifinale. Nella categoria dei pesi welter sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro.
Il miglior piazzamento era stato quello ottenuto da Ottavio, giunto terzo nel 1948. Ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico. Cérémonie protocolaire olympique, poids welter. Victory Ceremony welterweight. Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier, benvenuti. Deuxième, Radoniak, Union Soviétique. Guarda con legittima soddisfazione Benvenuti la sua medaglia d'oro, poi viene consegnata la medaglia d'argento a Radoniak ed infine la medaglia di bronzo al polacco Drogos e all'inglese Lloyd.